Come si usano e come si riconoscono i tempi verbali nelle frasi passive? Che tempo stiamo usando, per esempio, quando diciamo non sono stato informato? E come si costruiscono frasi più complesse come potrebbe essere stato consegnato, avrebbe voluto essere consultato? È quello che vedremo in questo video. Benvenuti o bentornati, sono Raf. Per chi non mi conosce, insegno italiano e in particolare grammatica all'università in Gran Bretagna e con questi video spero di aiutare un po' chi sta imparando l'italiano o comunque chi è interessato alla grammatica. Dunque, i tempi verbali nelle frasi passive. Prima vedremo la regola fondamentale e poi vedremo come si applica ai vari tempi verbali, dalle frasi più semplici a quelle più complesse, che sembrano molto complicate, ma vedremo che in realtà non lo sono. In questo video parlo solo dell'ausiliare essere per formare il passivo, ma le stesse regole si applicano anche agli ausiliari venire e andare, quando si possono usare. Ho parlato della differenza fra questi tre ausiliari, essere, venire e andare, in quest'altro video e poi metto il link nella descrizione qui sotto. Partiamo subito dal principio fondamentale. Tutta l'informazione che riguarda il tempo e il modo di un verbo, di una frase passiva, si trova nell'ausiliare essere. Cosa significa? Quando usiamo un verbo, comunichiamo qualcosa attraverso il tempo e il modo del verbo. Per esempio, se io sento la frase venderanno il negozio, capisco che l'azione di vendere il negozio non è ancora avvenuta, che avrà luogo nel futuro. E questa informazione è contenuta nel tempo del verbo, nel nostro caso nel futuro del verbo vendere, venderanno. Quando però io metto questa frase al passivo, questa informazione su quando avviene la vendita del negozio viene spostata nell'ausiliare essere. E quindi se voglio formare una frase passiva con lo stesso significato e mantenendo lo stesso tempo verbale, dovrò andare a prendere il futuro del verbo essere, che lo vediamo qui, sarà. E poi aggiungendo il participio passato del verbo vendere, venduto, la nostra frase diventa il negozio sarà venduto. Il verbo principale, nel nostro caso il verbo vendere, in una frase passiva non contiene nessuna informazione sul tempo del verbo, cioè non mi dice niente su quando avviene l'azione, perché è sempre uguale, è sempre al participio passato. Il negozio sarà venduto, il negozio sarebbe stato venduto, se il negozio fosse stato venduto, eccetera. Venduto non cambia mai. Parlerò verso la fine del video dell'accordo del participio passato, ma rimane sempre un participio passato, cioè non ci comunica niente sul tempo del verbo, non contiene nessuna informazione sul tempo del verbo. Tutta questa informazione è contenuta invece nell'ausiliare essere. In un certo senso, quindi, le frasi passive sono più facili delle frasi attive, perché l'unico verbo che dobbiamo conoscere veramente è il verbo essere, più naturalmente il participio passato del verbo principale, ma solo quello. Quindi, per esempio, se voglio usare il verbo costruire al passato prossimo passivo, non devo far altro che andare a prendere il passato prossimo del verbo essere, è stato, e aggiungere poi il participio passato del verbo costruire, costruito. E quindi posso dire, per esempio, il ponte è stato costruito nel 1840. Se invece di un passato prossimo voglio usare un passato remoto, devo andare a prendere il passato remoto del verbo essere, fu, e poi, come sempre, aggiungere il participio passato del verbo costruire, e ottengo il ponte fu costruito nel 1840. E in questo modo si possono costruire facilmente anche frasi più complesse. Prendiamo per esempio la frase attiva: penso che gli austriaci abbiano costruito il ponte nel 1840. Penso che non ci interessa, quello non cambia. È la seconda parte della frase che vogliamo mettere al passivo. In questo caso stiamo utilizzando un congiuntivo passato, abbiano costruito. Quindi, se voglio trasformare questa frase al passivo, dovrò andare a prendere il congiuntivo passato del verbo essere.
e lo vediamo qui, sia stato. Aggiungendo poi il solito participio passato, la frase diventa penso che il ponte sia stato costruito dagli austriaci nel 1840. Con l'infinito le cose si complicano leggermente, ma non molto. Si complicano un po' perché quando passiamo da una frase attiva a una frase passiva, il soggetto cambia, perché il complemento oggetto della frase attiva diventa il soggetto della frase passiva. E quindi in molti casi non si può più usare l'infinito. Mi spiego. Se io dico con una frase attiva Gianni vuole informare la polizia, il secondo verbo informare è all'infinito perché il soggetto è lo stesso. È Gianni che vuole ed è Gianni che informa la polizia. Ma se metto la seconda parte di questa frase al passivo, la frase diventa la polizia è informata. La polizia diventa il soggetto. Quindi, mettendo assieme le due parti, Gianni vuole, la polizia è informata, il soggetto adesso è diverso, perché il soggetto del primo verbo è ancora Gianni, il soggetto del verbo informare è la polizia, e quindi non posso più usare l'infinito, devo passare alla struttura che più congiuntivo. E quindi la frase diventa Gianni vuole che la polizia sia informata. Il principio sul tempo del verbo però è sempre lo stesso, perché prima avevamo Gianni informa la polizia con un presente e adesso abbiamo un presente del congiuntivo del verbo essere, sia. Quindi l'informazione sul tempo del verbo è sempre contenuta nel verbo essere. Ma si può usare anche l'infinito del verbo essere nella frase passiva se il soggetto è lo stesso. Posso dire per esempio Gianni vuole essere informato. In questo caso è Gianni che vuole ed è Gianni che è informato. E anche in questo caso mi concentro sul verbo essere. Quindi metto il verbo essere all'infinito, essere, infinito presente, e poi, come sempre, aggiungo il mio participio passato, senza cambiarlo, informato. Se poi per complicare un po' le cose cambio il tempo del verbo volere e lo metto al condizionale passato, abbiamo la nostra frase dell'inizio. Gianni avrebbe voluto essere informato. La seconda frase complessa, dell'inizio, invece conteneva un infinito passato. L'infinito passato è semplicemente l'infinito dell'ausiliare più il participio passato. Ma visto che a noi interessa solo il verbo essere, perché abbiamo detto l'unica parte che cambia nel passivo è il verbo essere, andiamo a vedere l'infinito passato del verbo essere e vediamo che è essere stato. E quindi potrei dire il pacco potrebbe essere stato consegnato a un vicino. Il verbo potere è al condizionale presente, potrebbe, e poi abbiamo il verbo consegnare, infinito passato passivo, quindi infinito passato dell'ausiliare, essere stato, e poi participio passato del verbo consegnare, consegnato. Per finire vediamo l'accordo del participio passato e anche qui c'è una regola fondamentale molto semplice. Tutti i participi passati della frase passiva si accordano con il soggetto. Ovviamente in tutte le frasi passive ci sarà almeno un participio passato, quello del verbo principale, che abbiamo detto è sempre al participio passato. La cattedrale fu costruita. Costruita femminile singolare perché il soggetto, la cattedrale, è femminile singolare. In questo caso il verbo essere, fu, è un passato remoto, quindi un tempo semplice. Se invece di un tempo semplice per il verbo essere usiamo un tempo composto, per esempio il passato prossimo, la frase avrà due participi passati. La cattedrale è stata costruita. E dobbiamo ricordarci di accordare tutti e due i participi passati con il soggetto, quindi stata e costruita. In questo video, come ho detto all'inizio, ho parlato solo dell'ausiliare essere, ma gli stessi principi si applicano anche agli ausiliari venire e andare quando si possono usare. E se vuoi approfondire la differenza fra questi tre ausiliari, puoi guardare quest'altro video. Grazie a tutti per avermi seguito, se ti è piaciuto il video lasciami un bel pollicione e se non sei già iscritto puoi iscriverti al canale. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!